Sì, avevamo un appuntamento, grazie Sì, Dina. Lorenzo mi Te l'ha aveva detto. detto che per le 11 Come va? arrivavate. Andando verso giù c'è la nostra vecchia raggiera in cui abbiamo delle viti post-fillossera che hanno quasi circa 70 anni, dove c'è la presenza oltre dell'aglianico come bacche di coda di volpe bianca, trebbiano, coda di volpe rossa. Qua c'è una conduzione che è una specie di misto tra cordone speronato e guio, si alterna il tralcio con il cordone sulla potatura invernale. Io avevo fatto un esperimento in vigna sulla spalliera in cui avevo seguito alla lettera tutto ciò che dice il manuale di agronomia, in cui dice a maggio si fa questo, ad aprile si fa questo, a giugno si fa questo. Ovviamente senza tenere considerazione né della pianta né del clima, nulla, solo ciò che c'era scritto. Mi sono attenuta ai testi, come si suol dire, nonostante le mie 3 generazioni precedenti mi dicevano stai sbagliando, non otterrai quello che vuoi, io da testa dura e da quella che deve mettere alla prova sempre e comunque qualunque cosa l'istinto gli propone, l'ho fatto. Ovviamente mi sono ritrovata con un aglianico estremizzato nel, in tutto, tra frutto, alcol, residuo zuccherino, e ci ho voluto 7 anni per poterlo mettere in bottiglia, per poterlo domare nel modo più naturale che mi era consentito fare, che è stata la pazienza e il tempo. Quindi è stata una lotta in cantina tra me e questo vino, che non riuscivamo a trovare un equilibrio. Finalmente quest'anno ha deciso che era arrivato il momento che il legno lo poteva abbandonare e io ho seguito e l'ho messo in bottiglie, perché giustamente è un frutto, è come il vino, quando arriva il tempo che deve andare in bottiglia ci deve andare in bottiglia, poi potrai solo danneggiarlo, ma non puoi pensare di ottenere ancora, dice no, mo aspetto che il legno gli dia l'ultimo, no. Quando arriva il tempo, arriva il tempo. Qua i segnali sono più che evidenti, è come dire, questa che è stata raccolta prima, come puoi vedere, cioè qua siamo a distanza di una settimana, non è che stiamo parlando di un anno di differenza. A distanza di una settimana il fatto che il frutto sia stato tolto a maturazione completa, però ancora c'era vitalità nella pianta che si concedeva al frutto, togliendo il frutto la pianta, non dico che respira, però quasi come trova un sollievo, no? A dire vabbè, ok, per me è finita, adesso tra un po' mi metto a riposo. Invece qua la pianta, continuando a tenere la responsabilità del frutto, arriva a un certo punto e ti fa capire basta. Io ho dato, ora se la vuoi raccogliere ti ringrazio, se no altrimenti io la lascio andare, non posso fare altro. È come qualunque genitore che deve avere il coraggio di guardare un figlio andare. È vita, qua c'è poco da interpretare. Molti mi chiedono, dice, ma perché non hai fatto gli studi, enologia, agronomia? Ma io non voglio, non mi interessa quell'approccio a questo mondo. Non lo snobbo, per carità, ognuno fa le proprie scelte, però io non voglio quel modo di vedere. Ci ho provato, ho guardato il manuale già in vigna e non mi ha dato bello, però secondo me si può ottenere facendo altro. Quindi ho preferito seguire il mio istinto più che dei tra virgolette condizionamenti. Ho preferito sperimentare tutto ciò che mi è stato detto e poi metterlo in pratica e fare anche il contrario. Io ho mio padre che mi dice andrai a questo, se voglio fare questo otterrai questo. Non è un grande risultato, ma io lo voglio vedere con gli occhi e lui mi ha sempre lasciato fare. Io ho iniziato a fare le mie prime macerazioni su bianco, quando per noi la macerazione sul bianco non era una pratica già, un metodo già consolidato, anzi non esisteva proprio. Ho iniziato e quando tutti mi dicevano non si può fare con la macerazione spontanea senza il controllo di temperatura, se non gli fai la chiarifica subito no, non otterrai mai un vino limpido.
Io mi sono messa con le mie belle vigne, micro vinificazioni da 25 kg d'uva, col mio torchietto delle melanzane, gli facevo le sfogliature controtempo, gli ho fatto prendere il sole, gli ho fatto scottare la buccia e poi facevo le micro vinificazioni di ogni prodotto ottenuto. E poi ho capito perché mi dicevano quello, perché ovviamente tenere sempre gli occhi sulla pianta richiede la presenza, richiede il fatto che tu da qua ti puoi allontanare molto poco. Allora, se ti piace restare in questo mondo, bene, se no devi cercare qualcosa che ti aiuti. Siccome io amo restare in questo mondo, mi piace uscire, ma devo rientrare il prima possibile, allora il bianco, ho capito, come il bianco, come il rosso, che se tu ovviamente sei molto attento alla sfogliatura, riesci a seguire la pianta, capisci quando fare determinate cose, e se proprio ti va male, che hai sbagliato un piccolo passaggio, perché tutte le mani che entrano in vigna non sono certo solo le mie, quindi non è che io riesco a gestire 4,5 ettari e faccio la sfogliatura solo io e quindi so di preciso quale foglia e perché. Ho delle collaboratrici che comunque con il tempo ho cercato proprio di inserire in questo modo di ragionare e mi seguono in questo senso, ma se anche dovesse capitare quello, la selezione poi si fa nel momento in cui si fa la vendemmia, quindi ti è capitata la vigna perché hai tolto una foglia e c'è la scottatura eccessiva e sai che poi ti può dare problemi durante la vinificazione, allora sapranno che la parte che è stata scottata va tolta. Cioè, sono degli elementi secondo me molto elementari, solo che ogni elemento ha un rischio e un costo. Mo tutto sta a uno che cosa vuole rischiare e che cosa vuole sostenere. Qua stiamo parlando di un aglianico ovviamente vecchia raggiera, quindi un clone molto diverso dai nuovi cloni. Come puoi vedere, questi sono degli acinini tipici che in genere durante le annate in cui il sole non brucia tutto sono bianchi. Quest'anno sono diventati rossi pure loro, però in genere sono bianchi e sono proprio tipici dell'aglianico di Montemarano. L'aglianico è a grappolo serrato, molto compatto, quindi è uno di quei vitigni dove qualunque elemento può essere sfavorevole, perché qua la microumidità può dare danni, l'eccesso di pioggia può dare danni, l'eccesso di sole può dare danni, tutto. Quindi devi stare molto attento alla sfogliatura, ai trattamenti. La cosa che ci dà tanto è la vicinanza al fiume Calore, perché noi siamo qui proprio a valle, 200 metri a valle c'è il fiume Calore che è accompagnato da un vento tipico. Questo vento dalle 7 di sera alle 9 di mattina ci dà un'escursione termica fortissima, a parte la ventilazione e quindi il fatto di tenere sempre comunque tutto asciutto. Infatti se tu vedi l'erba è bagnata ma la vegetazione e l'uva è asciutta. La caratteristica di questi terreni, l'argilla è quella che deve essere drenata, mantenuta soffice. Se tu ci fai caso qua meno, ma se andiamo nella spalliera camminando nella parte centrale, a parte la pioggia, sentirai proprio la sofficità del terreno, e questa non è perché stiamo in un areale di miracolati, è perché le lavorazioni e l'attenzione a quando la terra è bagnata è altissima. Noi se è bagnato non ci andiamo neanche a fare i trattamenti con la meccanizzazione, vengono fatti a mano. Questi sono, diciamo, se vogliamo forse anche l'esasperazione, ma è anche l'unico modo che abbiamo a oggi, secondo la nostra conduzione, di portare a casa un'uva piena nonostante ci siano stati qua è da fine aprile che non piove. E con una raccolta tardiva, che comunque siamo ai fine di ottobre, inizi di novembre, anche se abbiamo anticipato di qualche settimana, ma è sempre comunque uno degli ultimi vitigni che viene raccolto. Tenerlo sulla pianta, viva, attiva, che continua la sua forza vegetale, è qualcosa che ci vuole un bel sapere alle spalle, una forte conoscenza di quello che si sta calpestando. Nell'indecisione in cui c'era il mondo enologico che portava tutte le sue notizie, tutti i suoi no, non si può fare, dall'altra parte c'era
la tradizione delle mie 3 generazioni che mi precedevano, che mi dicevano: ma noi abbiamo sempre fatto così e abbiamo fatto sempre grandi vini, ma perché non si può fare? Lascia stare, non ti far condizionare. Poi è arrivato Frank, no? Come l'ago della bilancia, e ragionando un po' con lui, sai, io vorrei fare, che dici, se è così? E lui mi ha detto: no, la vigna deve essere lasciata ai vignaioli, quindi vai tranquillo, tu a quest'età hai la consapevolezza di ciò che puoi avere da questo terreno, di una persona che magari ci arriverà tra 50 anni, perché hai la fortuna di avere alle spalle già 3 generazioni che hanno lavorato le stesse vigne, lo stesso terreno, che la generazione che mi ha preceduto più le altre, ma lui che oggi mi affianca, ha mosso questo terreno manualmente dall'età di 10 anni, quindi mi sa dire vita, morte e miracolo di ogni pezzettino, perché cambia, perché là è così, qua dobbiamo drenare di più, là di meno, quindi questo è Castelfranci, di là, poi attraversata la valle c'è Paternopoli, quindi l'altro areale del Taurasi, alle spalle, vabbè, poi magari quando saliamo un po' più su c'è Castelvetere, c'è Nusco dall'altra parte che si va verso il lago Laceno, insomma, che intorno c'è questa piccola catena di colline, medie colline, che ci protegge in un certo senso, siamo un po' protetti. Però dicevi la valle. Sì, poi alla fine qui la cosa che ci divide tra Castelfranci e Montemarano e anche Paternopoli è il fiume Calore. Il fiume Calore che proprio in questo areale, tra 500 metri più avanti e 500 metri più su, quel vento tipico del fiume Calore non ha più lo stesso effetto. È proprio una corrente d'aria che si forma con lo spostamento dell'acqua. Qua siamo argilla, un'argilla a pasta media, quindi abbastanza scura, non è proprio delle argille chiare. Vedi, la caratteristica di questo terreno è che appena acquisisce l'umidità si compatta da diventare una pietra. Gli effetti sul vino sono che ha una grande forza, perché nonostante ci sia stata la siccità, qui l'erba non c'è mai mancata, quindi la vitalità non è mai venuta meno. Però se non riesci a tenerlo drenato e ben soleggiato, areato dalle lavorazioni, poi si ha un'asfissia e quindi inizi ad avere piante che non hanno più una grande produzione fogliare, non ottieni più un'estensione proprio della parete fogliare, e non ottenendo la parete fogliare tu a quel frutto darai poco, non riuscirai a dare tutto ciò che gli serve. Il vitigno si deve riconoscere, possiamo fare tutte le lavorazioni del mondo, tutte le interpretazioni in vigna che vogliamo, dilatamente esasperati, di tutto e di più, però alla fine, quando andiamo ad assaggiare il vino, ci devono essere... Tu adesso hai assaggiato l'uva. Il bello sarà capire quanto ritroverai di quest'uva nel vino.